Per la realizzazione della borsa dobbiamo creare due pannelli partendo da una base ovale. Dunque, per la realizzazione della base ovale dobbiamo iniziare lavorando 9 catenelle. Dopodiché, partendo dalla seconda catenella dell'uncinetto, dobbiamo lavorare 8 maglie basse. Nella catenella in cui abbiamo lavorato l'ottava maglia bassa, ne lavoriamo altre 2, per un totale di 3 maglie basse nello stesso punto. Adesso lavoriamo 6 maglie basse nelle costine, nell'altra costina della catenella iniziale, in questo modo fino a 6, e poi nell'ultima catenella in cui già è stata lavorata la prima maglia bassa ne lavoriamo altre 2, come da questo lato. In questo modo si conclude il primo giro, che però non andiamo a chiudere come facciamo normalmente, cioè lavoriamo a spirale. Di conseguenza iniziamo il secondo giro direttamente con l'aumento, perché questa, la prima maglia, fa parte del gruppo delle 3 tutte lavorate nello stesso punto, sulle quali nel secondo giro dobbiamo lavorare 3 aumenti consecutivi, e quindi facciamo il primo aumento. Una e 2. E mi segno questa maglia. Dopodiché lavoriamo 6 maglie basse. Dunque io sono arrivata alle 3 maglie basse che formano la curva, diciamo, del nostro lavoro, sulle quali andiamo a fare 3 aumenti. Dopodiché lavoriamo le maglie basse così come si presentano. Dunque io ho fatto anche gli altri 2 aumenti e quindi abbiamo concluso anche il secondo giro. Quindi io inizio il terzo giro trovandomi con maglia bassa e poi seguirò l'aumento. Quindi il marker poi lo sposterò sulla maglia bassa. Maglia bassa e aumento. Quindi poi vado a lavorare le mie maglie basse così come si presentano. Raggiunto l'altro aumento ripetiamo la sequenza: maglia bassa, aumento, maglia bassa, aumento, maglia bassa, aumento. Sono arrivata agli altri 2 aumenti rimasti e quindi ripetiamo la sequenza. Il terzo l'avevamo lavorato a inizio giro e quindi abbiamo finito anche il terzo giro. Iniziamo il quarto giro. Dove c'è una maglia bassa lavoriamo l'aumento, dove c'è l'aumento lavoriamo le maglie basse. Quindi qui abbiamo una maglia bassa, facciamo l'aumento, partiamo con l'aumento e ci segniamo questo punto. Sulle maglie basse dell'aumento del giro sottostante lavoriamo 2 maglie basse e poi lavoriamo le maglie basse così come si presenta. Sulla maglia bassa che precede l'aumento del giro sottostante realizziamo l'aumento. Sulle maglie dell'aumento del giro precedente lavoriamo invece 2 maglie basse Adesso lavoriamo le maglie basse così come si presentano. Sulla maglia bassa che precede l'aumento del giro sottostante, iniziamo la sequenza. E in questo modo abbiamo terminato anche il quarto giro. Adesso iniziamo il quinto ed ultimo giro. Una maglia bassa sulla prima maglia bassa dell'aumento del giro precedente. E la segniamo. Poi facciamo un aumento sulla seconda maglia bassa dell'aumento del giro precedente e facciamo subito un altro aumento sulla maglia bassa sottostante.
e poi lavoriamo le maglie basse così come si presentano fino ad arrivare alla prima maglia bassa dell'aumento del giro precedente. E da qui iniziamo la sequenza e poi lavoriamo le maglie basse così come si presentano fino ad arrivare all'altro aumento del giro sottostante, cioè qui. E ripetiamo la sequenza. E in questo modo si conclude la lavorazione della base ovale. Adesso dobbiamo andare a formare le orecchie del gatto. Quindi io da dove mi trovo non chiudo il lavoro, ho contato 20 maglie basse e ho messo un altro segnapunti e noi andiamo a lavorarli, facciamo 2 giri di andata e ritorno, non lavoriamo più in tondo adesso. Dunque, io ho lavorato le maglie così come si presentavano, sono arrivata al marker, lo tolgo perché non mi serve più e lavoro la maglia bassa in questo modo. Quindi facciamo una catenella e giriamo il lavoro e lavoriamo le maglie basse così come si presentano, tutte e 20. Dunque io ho lavorato le mie 20 maglie basse, adesso dobbiamo lavorare le orecchie, quindi faccio una catenella, giro il lavoro e lavoro 6 maglie basse. Dunque io ho lavorato i miei 6 punti bassi, faccio una catenella e giro di nuovo il lavoro. Abbiamo fatto la catenella, quindi salto questo punto, vado direttamente nel secondo e lavoro normalmente la maglia bassa. 2, 3. Allora, quindi all'inizio la diminuzione l'abbiamo fatta saltando il primo punto. Alla fine invece dobbiamo saltare il penultimo e lavorare l'ultimo normalmente. E quindi da 6 avremo 4 punti. Faccio una catenella e giro il lavoro. Adesso da 4 devono diventare 2. Quindi salto il primo punto, lavoro il secondo, salto il terzo e lavoro l'ultimo. E quindi da 4 punti ne ho 2. Catenella, giro il lavoro. Adesso ho soltanto 2 punti. Devo chiudere il giro e anche il lavoro con un punto soltanto, quindi salto il primo e lavoro il secondo. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo, perché dobbiamo passare alla lavorazione dell'altro orecchio. La aggancio dal retro, entro nella prima maglia, aggancio, catenella, rientro nello stesso punto e lavoro 6 maglie basse. Fatte le mie 6 maglie basse, catenella, giro il lavoro e vado a ripetere quello che abbiamo fatto qui. E anche questo pannello è terminato, quindi adesso dobbiamo andare ad unire i 2 pannelli e contemporaneamente con un giro di punto basso andiamo a definire anche il lavoro. Quindi sovrapponiamo, quindi rovescio contro rovescio e andiamo a prendere un punto per ogni spazio disponibile, quindi 1, prendiamo la solina dell'uno e dell'altro e facciamo il punto basso. Di conseguenza devono essere 6 punti anche da quest'altro lato e lo stesso vale per l'altra parte. Quindi 6 punti di qua, 6 punti di là. Dopodiché procediamo a lavorare un punto basso da un lato e dall'altro. E procediamo in questo modo fino all'altro orecchio. Dunque, io ho definito anche l'altro orecchio, ho fatto le 6 maglie basse anche sull'altro orecchio e quindi adesso andiamo a fare la tracollina. Io ho deciso di fare delle semplici catenelle, quindi puntiamo l'uncinetto sulla punta delle orecchie, qui dove abbiamo fatto la catenella,
e facciamo una serie di catenelle. Allora, terminata la tracollina, la mia è lunga 73 cm, entriamo sulla punta dell'altro orecchio dove abbiamo chiuso il lavoro e facciamo un punto bassissimo in questo modo, una catenella di sicurezza. Io vado a realizzare prima il fiore, ho cambiato uncinetto perché ho preso l'acrilico cotoniero, quindi più sottile. Facciamo un anello magico e all'interno dell'anello lavoriamo 10 maglie basse. Prendiamo il filato dell'altro colore e andiamo a fare i petali. Entriamo nella prima maglia bassa disponibile, agganciamo il filo, facciamo 2 catenelle e 3 maglie alte nello stesso punto, 1, 2 catenelle e chiudiamo il petalo con una maglia bassissima nel punto successivo, in questo modo. Dopodiché ricominciamo e ripetiamo fino ad avere 5 petali. Dunque, io ho terminato il fiore e adesso con lo stesso filato ci facciamo il nasino. Facciamo 4 catenelle, lavoriamo 3 maglie basse a partire dal secondo dall'uncinetto. Nell'ultimo punto lavoriamo 3 punti bassi, uno già l'abbiamo lavorato, lavoriamo anche l'altra costina della catenella. Nell'ultimo punto qui ne abbiamo già lavorato uno, lavoriamo altri 2 punti bassi e chiudiamo con una maglia bassissima sulla prima maglia bassa realizzata. Facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo. Per gli occhi facciamo un anello magico e all'interno lavoriamo 6 maglie basse. Dopodiché tiriamo il filo in modo da chiudere l'anello e lavoriamo per ogni maglia bassa un aumento, quindi al termine alla fine avremo 12 maglie basse. Il nostro primo occhietto è pronto. Allo stesso modo ne realizziamo un altro e adesso andiamo ad inserire tutti i pezzi che abbiamo lavorato. Per prima cosa io mi vado ad inserire il nasino, quindi lascio 2 punti a destra e 2 punti a sinistra perché in totale nel centro ne avevamo lavorati 6 e faccio passare il filo all'interno della borsetta. Dopodiché lo facciamo uscire e andiamo nel punto successivo. Lo facciamo passare per tutti i punti in modo tale da fissarlo bene. Allora, per i baffi entriamo da qui e sbuchiamo qui. Ok, in questo modo. Passiamo all'interno l'ago in questo modo, tiriamo per 3-4 volte a nostra discrezione, lasciamo un po' di filo, lo tagliamo e andiamo a fare gli altri. Dunque io come per il nasino sono andata a cucire anche gli occhietti e il fiore. E ho nascosto tutte le codine. Per quanto riguarda la chiusura ho aggiunto uno di questi bottoni. Il tutorial è terminato, spero vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Vi ringrazio per avermi seguito, vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao!